Quando pensiamo alle grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale, le immagini che affiorano alla mente sono quasi sempre le stesse. Le spiagge insanguinate della Normandia, le distese innevate di Stalingrado, le sabbie infuocate di El Alamein. Sono scenari epici che hanno definito l'immaginario collettivo del conflitto. Ma lontano da questi teatri più celebri, spesso dimenticata dalla grande narrazione storica, si combatteva un'altra guerra, ugualmente brutale e decisiva per la vita di decine di migliaia di uomini. Una guerra silenziosa, combattuta sulle vette gelide d'Europa, dove il nemico non era solo l'uomo, ma la natura stessa, con la sua indifferenza crudele. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. A guidare un corpo d'élite dell'esercito italiano, gli Alpini, in questo inferno bianco, c'era un generale che la storia, con colpevole ingiustizia, ha quasi del tutto lasciato in ombra. Un uomo la cui leadership e il cui valore sono stati scolpiti non nei marmi dei monumenti, ma nel cuore e nel ricordo dei suoi soldati. Questa è la storia di Gabriele Nasci, il maestro della guerra in montagna. È il racconto di come, dal fango delle montagne greche alle steppe ghiacciate della Russia, la sua guida ferma e paterna scrisse pagine di incredibile eroismo, trasformando una tragedia annunciata in un'epopea di sopravvivenza. È il 10 giugno del 1940. Dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia. L'esercito che viene mobilitato, però, è per molti versi un'armata del passato, quasi ferma alla Grande Guerra. Le strategie, gli equipaggiamenti e la mentalità erano spesso tragicamente inadeguati per il nuovo conflitto lampo, dominato da carri armati e aviazioni poderose. In questo scenario di generale arretratezza, le truppe alpine rappresentavano un'eccezione, un'eccellenza riconosciuta. Erano uomini forgiati dalla fatica, abituati a operare negli ambienti più estremi e ostili, legati da uno spirito di corpo quasi unico. Ma neanche loro, i soldati delle montagne, potevano immaginare l'abisso che li attendeva. Nell'autunno del 1940, l'Italia si lanciò in una delle sue avventure militari più disastrose e mal concepite, l'invasione della Grecia. Fu una campagna voluta da Mussolini più per una questione di prestigio personale, quasi per ripicca verso l'alleato tedesco che continuava a collezionare vittorie, che per una reale e ponderata necessità strategica. La pianificazione fu condotta con una fretta e una superficialità sconcertanti. Il generale Sebastiano Visconti Prasca, comandante superiore delle forze in Albania e uomo dalla smisurata fiducia in se stesso, promise una passeggiata militare, una vittoria lampo da ottenere in poche settimane. Sottovalutò grossolanamente la determinazione del popolo greco a difendere la propria terra e soprattutto le terribili condizioni di un terreno montuoso e impervio, reso quasi impraticabile dalle piogge autunnali. Per gli alpini e per l'intero esercito italiano, l'inferno stava per spalancare le sue porte. In quel momento di caos imminente, serviva disperatamente un leader che non solo conoscesse la guerra, ma che capisse la montagna e, cosa ancora più importante, che amasse e capisse i suoi uomini. È in questo preciso momento, mentre la tragedia greca si sta per consumare, che entra in scena un uomo che sembrava nato e cresciuto per la montagna. Gabriele Nasci. Nato a Cordignano, in provincia di Treviso, il 3 ottobre del 1887, Nasci era un alpino nell'anima prima ancora di indossarne la divisa. Figlio di una terra che ha dato all'Italia intere generazioni di soldati da montagna, la sua vita fu dedicata interamente all'esercito fin dal 1905, quando entrò giovanissimo alla Regia Accademia Militare di Modena. Non era un generale da salotto o da Stato Maggiore. Era un veterano temprato da ogni conflitto che aveva coinvolto l'Italia nel primo Novecento. Aveva combattuto nella campagna di Libia, guadagnando una medaglia di bronzo al valor militare nel 1913. Ma fu durante la Prima Guerra Mondiale che il suo nome iniziò a risplendere. Sul Monte Grappa, uno dei teatri più sanguinosi del conflitto, si distinse per coraggio e acume tattico. Alla guida della sua compagnia, durante un attacco sul Monte Cima nel maggio 1916, si guadagnò una medaglia d'argento al valor militare. La motivazione ufficiale, scarna ma potentissima, recita: trascinava con l'esempio la propria compagnia ad un furioso assalto, infliggendo gravissime perdite al nemico.
Era l'essenza di Nasci, non un comandante che ordinava, ma uno che guidava con l'esempio. Tra le due guerre, la sua carriera fu una costante e meritata ascesa. Divenne colonnello, poi generale di brigata al comando della prestigiosa divisione alpina Tridentina e infine, nel 1939, fu nominato comandante superiore delle truppe alpine. Era il vertice, l'incarico più alto per un ufficiale degli alpini. Nasci conosceva ogni sentiero, ogni cima, ogni difficoltà della guerra in montagna. Aveva marciato nel fango e nella neve, aveva provato sulla sua pelle il peso dello zaino e il morso del gelo. Era l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento più buio. E la sua più dura prova del fuoco stava per arrivare. Il 21 ottobre del 1940, appena 7 giorni prima dell'inizio dell'offensiva, Nasci assunse il comando del 26esimo Corpo d'Armata in Albania, schierato nel settore macedone. La situazione che trovò al suo arrivo era a dir poco caotica. Comandi improvvisati, una logistica praticamente inesistente e una pianificazione strategica basata su illusioni e dilettantismo. L'offensiva italiana, scattata il 28 ottobre, si schiantò quasi subito contro la feroce resistenza greca e un terreno reso impossibile dal maltempo. Divisioni come la Giulia, composta da alpini mandati allo sbaraglio su sentieri impraticabili, si trovarono isolate e rischiarono l'annientamento completo, costrette a ripiegare dopo aver subito perdite pesantissime. In questo disastro annunciato, la leadership di Nasci fece la differenza tra il collasso e la tenuta del fronte. Mentre in altri settori le linee italiane crollavano sotto la controffensiva greca, il settore del 26esimo Corpo d'Armata, da lui comandato, tenne duro. Per 40 interminabili giorni di combattimenti feroci, Nasci guidò i suoi uomini con abilità, calma e una profonda comprensione della situazione. Organizzò la difesa, contenne le controffensive nemiche e riuscì a stabilizzare un fronte che minacciava di disintegrarsi da un momento all'altro. La sua condotta fu talmente esemplare che la motivazione di una delle sue decorazioni recita: in 40 giorni di dura e aspra lotta, fra difficoltà di ogni genere con comandi rudimentali ed embrionale organizzazione logistica conduceva la sua grande unità, ottenendo ammirevoli risultati. La sua presenza costante tra le truppe, la sua capacità di infondere fiducia in reparti esausti e demoralizzati furono decisive. Il 1 gennaio del 1941 un riconoscimento eccezionale suggellò il suo operato. Fu promosso generale di corpo d'armata per meriti di guerra, una promozione sul campo rarissima a quei livelli. Aveva trasformato una disfatta imminente in una difesa ostinata e tenace, salvando non solo l'onore dell'esercito, ma soprattutto la vita di migliaia di soldati. La campagna di Grecia, un fallimento strategico e politico per l'Italia fascista, fu per Nasci la prima, chiara dimostrazione della sua grandezza come comandante. Ma la vera sfida, quella che avrebbe scolpito per sempre il suo nome nella leggenda, doveva ancora arrivare. Nella primavera del 1942, spinto da calcoli politici più che da una solida strategia militare, Mussolini decise di ampliare il contingente italiano sul fronte orientale, inviando in Russia un'intera armata, l'Armir. Di questa imponente forza faceva parte il fiore all'occhiello delle truppe da montagna italiane, il Corpo d'Armata Alpino, forte di circa 61.000 uomini delle divisioni Tridentina, Giulia e Cuneense. Al loro comando, naturalmente, fu posto l'uomo considerato il più esperto e carismatico, Gabriele Nasci. La tragica ironia del destino fu che questi specialisti della guerra in alta quota, originariamente destinati a combattere sulle montagne del Caucaso al fianco delle divisioni alpine tedesche, vennero invece schierati nella piatta, infinita e gelida steppa del fiume Don. Il loro compito era coprire un fronte di circa 70 chilometri, trasformati di fatto in semplice fanteria di linea, senza mezzi adeguati, contro un'armata rossa che diventava ogni giorno più potente e meglio equipaggiata. Nasci, consapevole dell'assurdità di un simile impiego, protestò energicamente con gli alti comandi italiani e tedeschi. Fece presente che i suoi uomini, privi di armi anticarro pesanti e di mezzi idonei a quel tipo di guerra, sarebbero stati sacrificati inutilmente. I suoi avvertimenti, lucidi e premonitori, rimasero inascoltati. L'inverno russo arrivò, implacabile e spietato.
Le temperature precipitarono a 30-40 gradi sotto zero. Gli equipaggiamenti italiani si rivelarono tragicamente inadeguati. Le armi si inceppavano per il gelo, i motori dei pochi mezzi di trasporto si bloccavano, le slitte per trasportare i materiali erano state costruite artigianalmente dagli stessi alpini. Poi, il 12 gennaio del 1943, scattò la grande offensiva sovietica nota come Operazione Piccolo Saturno. Le armate tedesche, ungheresi e romene schierate ai fianchi del settore italiano vennero travolte e si sfaldarono. In pochi giorni il corpo d'armata alpino si ritrovò completamente accerchiato, stretto in una morsa mortale. L'ordine di ritirata arrivò troppo tardi, solo il 17 gennaio. Iniziò così una delle odissee più tragiche e gloriose della storia militare italiana. Una colonna sterminata di decine di migliaia di uomini in marcia disperata verso ovest, costantemente attaccata dall'aviazione e dai carri armati sovietici, in una lotta per la sopravvivenza contro il nemico e contro il gelo. In questo caos apocalittico, la figura di Gabriele Nasci divenne un faro. La motivazione di una delle sue medaglie d'argento lo descrive perfettamente. Comandante di corpo d'armata alpino, in ogni occasione ha fisicamente condiviso la sorte del corpo d'armata con cuore di padre e spirito di comandante. Non era al sicuro nelle retrovie, ma era lì, in mezzo ai suoi uomini, a piedi nella neve. La sua indomita penna bianca, simbolo degli alpini, superbamente brillava nell'infuriare della battaglia come faro sicuro e guida serena. La ritirata fu una vera e propria via crucis. A Novopostojalovka e Kopanki, le divisioni Julia e Cuneense, poste a protezione dei fianchi della colonna, vennero quasi completamente annientate in scontri furiosi per permettere al resto del corpo d'armata di proseguire. Infine, il 26 gennaio 1943, l'ostacolo finale, Nikolajevka, un villaggio trasformato in una fortezza dai sovietici che sbarrava l'unica via verso la salvezza. Gli alpini erano esausti, decimati, congelati, ma non ancora sconfitti. Fu allora che il generale Luigi Reverberi, comandante della Tridentina, salì su un carro armato tedesco e si lanciò verso le linee nemiche urlando la frase passata alla storia: «Tridentina avanti!». Fu la scintilla che riaccese l'impossibile. I resti del corpo d'armata si gettarono in un ultimo, disperato assalto all'arma bianca e dopo ore di combattimenti feroci sfondarono. Il 31 gennaio i sopravvissuti raggiunsero le linee amiche. Dei quasi 61.000 uomini partiti, solo 13.420 riuscirono a uscire dalla sacca. Le perdite furono immense, ma grazie alla loro incredibile tenacia e a una guida salda come quella di Nasci, una parte del corpo d'armata alpino era incredibilmente salva. Rientrato in Italia nel marzo del 1943, Nasci, provato ma indomito, continuò a essere un punto di riferimento per i suoi uomini, assumendo l'incarico di ispettore delle truppe alpine. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, rimase fedele al suo giuramento al re e riuscì a sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi. In seguito collaborò con i comandi italiani che supportavano la resistenza jugoslava contro l'occupazione nazista. Nel dopoguerra la sua integrità e la sua esperienza gli valsero la presidenza della commissione per la concessione delle decorazioni al valor militare, un ruolo perfetto per un uomo che aveva visto il valore con i suoi occhi sul campo di battaglia. Nel 1947 era sul punto di essere nominato comandante generale della Guardia di Finanza, un incarico di grandissimo prestigio. Tuttavia, il destino aveva altri piani. Il 12 aprile 1947, mentre si trovava a Venezia, un infarto improvviso lo stroncò. Ma allora, perché un uomo di tale caratura, un comandante così amato e un soldato così decorato, è stato quasi dimenticato dalla storia ufficiale? Forse perché la sua figura di militare integerrimo, totalmente dedito al suo dovere e ai suoi uomini, è stata messa in ombra dalla vastità della tragedia della guerra e dall'umiliazione della sconfitta italiana. Nasci non era un generale politico, né un uomo da copertina o da salotti romani. Era un comandante che viveva per e con i suoi soldati.
La sua vera eredità non si trova nei freddi manuali di strategia militare, ma nel ricordo incancellabile e affettuoso dei suoi alpini, che in lui, nell'inferno della Grecia e della Russia, trovarono sempre un comandante, una guida e soprattutto un padre. La sua storia ci lascia con una verità fondamentale e spesso trascurata. La grande storia celebra le vittorie e le sconfitte, le strategie e le battaglie, ma sono gli uomini a combatterle e a morirci. E a volte i leader più grandi non sono quelli che conquistano imperi o che vincono le guerre, ma quelli che, contro ogni speranza e contro ogni logica, riescono a riportare a casa i propri soldati.